Mazda 2, la piccola segmento B della casa di Hiroshima, nel 2022 si rinnova soprattutto in termini di una gamma motorizzazioni più ricca. Infatti delle 3 varianti presenti sul configuratore, ben 2 sono ibride. Oggi infatti proveremo la Mazda 2 Mild Hybrid 1500 90 cavalli. Io non vedo l'ora di andarla a provare, sia perché eravamo molto curiosi di testarla su strada, sia perché oggi ci sono 0 gradi e questa specifica Mazda 2 ha in dotazione sedili riscaldabili, quindi bando alle ciance, andiamo a testarla insieme. Il look della Mazda 2 Mild Hybrid non si discosta da quanto siamo stati abituati a vedere in passato. Una formula che unisce eleganza e a nostro parere un bel pizzico di aggressività che non guasta mai, soprattutto su questa vernice Premium Soul Red Crystal. Un colore che ben si accompagna all'evoluzione 2022 del codo design di Mazda, con linee armoniose, pulite e dalla decisa personalità. Il muso punta tutto verso il basso, con un'ampia calandra nera lucida ad elementi tridimensionali che sembra voler prendere più aree possibile. Lo sguardo elegante di full LED, di serie su tutti gli allestimenti, prende una forma a C ruotata, mentre su mascherina anteriore e paraurti posteriore ci sono importanti cromature che donano varietà e rifinitura agli esterni della Mazda 2. Degna di nota la nervatura che parte dal faro anteriore e corre fino allo sportello guidatore, oltre che il design bright dei cerchi in lega da 16 pollici di serie. Nel vano bagagli ci sono ganci, corde e una luce di cortesia. La capacità passa da una base di 280 litri a 950 abbattendo il divanetto posteriore. Così facendo però si viene a creare uno scalino sul pavimento del baule. Sullo schermo come sempre vi lasciamo tutti i dati, centimetro per centimetro, del bagagliaio di Mazda 2 Mild Hybrid. Una segmento B realmente premium e non solo sulla carta. L'intero abitacolo è rivestito da materiali morbidi, piacevoli al tatto e ben assemblati. Sulla plancia e sui pannelli porta ci sono delle plastiche, mentre volante e pomerello del cambio sono rivestiti in pelle e alcantara invece per i sedili. Il tutto saggiamente condito, diciamo un po', da cucitura a contrasto e qualche superficie in carbon look. Nel complesso quindi un aspetto pulito e razionalizzato, una cittadina concreta ma per nulla spartana. La posizione di guida è un ottimo compromesso, ideale per la città. I sedili infatti sono avvolgenti e piuttosto contenitivi, mentre l'altezza non è ribassata come su una Miata né eccessiva come sulla nuova CX-60. Sempre per quanto riguarda poi il capitolo comfort, lo start and stop è quasi impercettibile e morbidissimo nel suo ingresso. Le ripartenze al semaforo sono aiutate dal sistema ibrido e l'insonorizzazione invece è di livello. Sul volante i pulsanti sono ergonomici e ben studiati, ne risulta quindi un utilizzo intuitivo e veloce. Invece i sedili di questo allestimento sono anche riscaldati, oltre che ben avvolgenti nei loro fianchetti, il che li rende veramente una goduria per le temperature rigide di quest'inverno. Peccato per l'assenza del poggiabraccio che per me in un'automobile non dovrebbe mai mancare e che qui è un optional da quasi 300 euro. Posteriormente la Mazda 2 consente degli spostamenti medi o comunque brevi se siete alti come me, più o meno 1,85 m, dato dal fatto che l'ingresso a bordo non è esattamente arioso per la linea spiovente dei finestrini che non scendono neanche completamente e anche dalla presenza di un tunnel centrale piuttosto alto, mentre se siete più verso il 1,70 m non avrete nessun tipo di problema. Tanta è di livello la tecnologia presente su Mazda 2. L'allestimento exclusive in prova rende questa segmento B realmente alla pari con auto di categorie superiori. Al centro della plancia un tablet sospeso da 8 pollici, controllabile sia dal fluido touchscreen che dal joypad sul tunnel centrale. Racchiude navigatore, radio DAB, Bluetooth e anche la connettività via cavo con Android Auto, ma anche wireless con Apple CarPlay. Il cablaggio comprende 2 USB-A, l'aux-in e una presa a 12 volt. A 360 sensori e retrocamera, si spera nelle prossime future Mazda 2 una migliore risoluzione d'immagine delle telecamere. Sotto lo schermo 3 comodi rotori fisici per controllare le funzioni del clima automatico, fluido e silenzioso nell'utilizzo. Dietro il volante una strumentazione analogica che pone il contagiri al centro e le informazioni di trip e cambio marcia sui lati in digitale. Sembra quasi di stare su una moto. Infine sull'head-up display informazioni relative a velocità e lettura della segnaletica stradale, tutto ben leggibile e contrastato. Una tale suite di tecnologia sarebbe però vana senza una sana dose di sistemi di sicurezza e assistenza alla guida. Il sistema iActive Sense comprende navigatore, abbaglianti automatici, rilevamento dell'angolo cieco, frenata automatica di emergenza anteriore e posteriore e rilevamento di stanchezza del guidatore. La Mazda 2 in prova poi è dotata di cruise control adattivo, mantenitore di corsia, lettura dei cartelli stradali e rilevamento pedoni. Un sistema molto intelligente in merito alla sicurezza di guida di Mazda 2 è il G-Vectoring Control Plus. In base alle condizioni di guida e ai comandi del guidatore sullo sterzo, agisce attivamente ma impercettibilmente su coppia e freni delle ruote esterne in curva, per migliorare ovviamente la stabilità di guida.
La gamma Mazda 2 comprende solo motorizzazioni benzina, 1500 4 cilindri da 75 cavalli o mild hybrid da 90 cavalli per la e-Sky Active G, oppure ancora 1500 3 cilindri VVT full hybrid da 92 cavalli, montato per intenderci sulla gemella della Toyota Yaris. Il 1500 della nostra Mazda 2 mild hybrid eroga 90 cavalli e 6000 giri al minuto, con 150 Nm di coppia a 4000 giri. La velocità di punta si ferma a 183 km/h, con un'accelerazione nello 0-100 di 9,8 secondi. Le emissioni dichiarate sono di 107 grammi di CO2 per chilometro, mentre Mazda dichiara consumi nel misto secondo il ciclo VLTP di 4,7 litri su 100 km. Con una media cittadina di 6,4 litri e nel misto di 6 litri ogni 100 km di percorrenza abbiamo registrato quindi dati diversi. Vi invito però ad iscrivervi al canale e cliccare sul campanello per ricevere la notifica sul nostro futuro video, dedicato nello specifico ai consumi della Mazda 2 in ogni condizione di guida. Protagonista del test, come detto, il 1500 4 cilindri aspirato da 90 cavalli, un propulsore prontissimo per la città, per quanto il cambio lo faccia girare in alto e i passi di montagna non siano assolutamente il suo habitat. Le 6 marce di questo manuale sono giuste, la sesta però è assolutamente di riposo, soprattutto, anzi esclusivamente in ambito autostradale. In generale col turbo questo motore sarebbe stato sicuramente più brioso. Parlando però ancora una volta di questo cambio manuale, è sinceramente divertente. Certo, il manuale dell'MX5 o udite quello della CX30 per me sono ancora inarrivabili, ma è comunque un manuale davvero piacevole da utilizzare. Quindi di cosa parliamo quando si tratta della guida della Mazda 2 Mild Hybrid? Molto poco cittadina e decisamente spumeggiante, complice lo sterzo piuttosto preciso e un assetto abbastanza rigido. Rigido però non vuol dire che mi abbia spaccato in due la colonna vertebrale sui binari dei tram milanesi, ma comunque divertentissimo. I dischi freno anteriori sono da 258 mm, al posteriore abbiamo i tamburi, un impianto frenante che in tutte le condizioni in cui ci siamo trovati hanno risposto in maniera sempre prontissima, credetemi. Il pedale centrale tra l'altro è ben modulabile, mentre quello accanto a lui, l'acceleratore, è incernerato sul pavimento. Lo schema sospensivo è un classico MacPherson all'anteriore e ponte torcente al posteriore e insieme al telaio di questa vettura rendono appunto la Mazda 2 sicura e confortevole da guidare. Sicura non solo per quanto riguarda la presa sull'asfalto, ma anche dal punto di vista del coricamento laterale, che è praticamente assente. Ultimo capitolo. Quanto cambia l'ibrido dalla benzina? Se non fosse per consumi ed emissioni non ce ne accorgeremmo proprio, non per lo stile di guida né tantomeno per il concetto di possedere un'auto mild hybrid, perché se già sulle classiche ibride leggere che si trovano sul mercato non esiste minimamente la paranoia di dover cambiare batterie dopo un tot di anni, come succede sulle auto full electric, su questa Mazda 2 ancora meno, perché il sistema mild hybrid non è ricaricato o aiutato da un pacco batterie agli ioni di litio, quanto da un supercondensatore che ha una capacità più ridotta, sì, ma si fa perdonare per quanto riguarda la velocità di ricarica ed erogazione di energia al motore termico. 4 gli allestimenti: Evolve, la grintosa Omura, l'intermedia Exceed e la top di gamma Exclusive, protagonista di questo test drive. La base è di 19.000 euro, arrivando ai 24.150 della Exclusive e ai 25.250 della nostra configurazione. Arriviamo al termine del nostro test, un resoconto unico, finale dopo tutti i dati che vi abbiamo dato. Per noi è un'auto intelligentissima, ai limiti del brillante, come tra l'altro tutte le Mazda che abbiamo provato in passato qui sul nostro canale, lo pensiamo sinceramente. Ora però vogliamo sapere quelli che sono i vostri pensieri, fateceli sapere appunto qui sotto nei commenti. Se questo video vi è tornato utile per scegliere la vostra prossima auto, comunque vi è piaciuto, lasciateci un like, e per restare aggiornati col mondo dell'informazione sulle 4 e sulle 2 ruote a 360 gradi, come dice il nostro sito, iscrivetevi al nostro canale e cliccate sul campanello per ricevere le notifiche, ma appunto date uno sguardo al nostro sito con l'articolo completo e anche a tutte le nostre piattaforme social. Ragazzi, siamo veramente ovunque su internet. Qual è il nome? WeDrive.tv.